Ciao a tutti, oggi girerò il tutorial di questi orecchini che sono gli orecchini che ho deciso di chiamare Koh-i-Noor o Koh-i-Noor a seconda della lingua in cui si pronuncia questo nome, che vuol dire praticamente montagna di luce. Infatti Koh-i-Noor è il nome del diamante incastonato nella corona della regina, di cui si festeggia in questi giorni il giubileo di platino e comunque ho deciso di dare questo nome altisonante e penserete sicuramente un po' pretenzioso perché appunto questo nome comunque è riferito non alla mia lavorazione, che ovviamente è essenziale e serve appunto per esaltare questa luminosità, ma appunto proprio perché è il nome che mi è venuto in mente pensando a questi orecchini e soprattutto al cabochon da 27 mm che è così luminoso. Questo è il Mocha nel colore Cristalla B, ma vi invito ad andare sul sito di Semplici Bijou a guardare i nuovi colori che sono arrivati, che sono bellissimi. Sono Bermuda Blu, Vitral Light e Heliotrope, anche un altro vulcano, che sono davvero belli. Lo so che vi sembrerà strano creare degli orecchini a lobo con questa, diciamo, con questo cabochon così grande, ma vi assicuro che all'orecchio non solo stanno benissimo, ma sono anche leggeri, ci si dimentica proprio di averli. E poi, siccome ho messo il perno in questa solita posizione, come vedete va un po' verso l'alto, questo fa sì che stia benissimo a lobo e non pendano in avanti assolutamente questi orecchini. Se vi fidate di me, come so che in realtà praticamente lo fate, vi invito a provare a fare questi orecchini che sono davvero bellissimi e poi indossati danno appunto una luminosità che, come vi dicevo, è rispecchiata dal loro nome. E allora io vi faccio vedere i materiali necessari e poi vi dico che comunque volendo con questo si può fare anche un ciondolo, magari poi vediamo insieme di fare il cappietto. In ogni caso preferibilmente dietro potreste mettere questi gommini, ma anche le chiusure normali, insomma, che si mettono sul retro. Io lo preferivo con questi, ma vi assicuro che stanno davvero bene indossati. Quindi a tra poco con l'elenco dei materiali. Per realizzare gli orecchini ci servirà innanzitutto un ago numero 11 della Pony, poi il filo di nylon monofilamento da 0,20 mm che è quello che uso sempre io e finalmente adesso lo trovate sul sito Semplici Bijou, vi lascio sotto il link nell'info box. Poi ci serviranno due perni e questi sono quei perni che poi si incastonano nella lavorazione, vabbè, come avete visto, e in pratica devono avere il diametro di 8 mm nella parte tonda e poi la lunghezza del perno deve essere di 11 mm. Mi raccomando, questo è importante, poi vedrete perché. Ora poi serviranno le Rokai Miyuki 80 e queste sono nel colore Matte Duracoat Galvanized Yellow Gold. Poi serviranno i mezzi cristalli da 3 mm e questi sono nel colore Hilo Sandalwood. Ne serviranno 15 per ogni pezzo, 15 per ogni orecchino, quindi 30 in tutto. Poi serviranno due cristalli Mocha da 27 mm in questo bellissimo colore che è Cristalla B. Come sapete sono i protagonisti assoluti, insomma, di questi orecchini. E poi ci serviranno le Rokai Miyuki 11.0 e queste sono nel colore Duracoat Galvanized Gold. Ecco, la prima cosa da fare è mettere sul lago 15 mezzi cristalli da 3 mm alternati a 15 Rokai 80. Fatto questo, dobbiamo portare tutto quasi alla fine del filo, vedete? Poi dobbiamo con l'ago ovviamente ripassare in tutte le perline, congiungere poi di nuovo i capi del filo, fare due nodi, nascondere il capo corto e poi ovviamente con l'ago allontanarci un po' dal nodo per iniziare la lavorazione. Ci portiamo ad uscire da un 80, ma ci vediamo tra pochissimo per proseguire insieme. Come vi dicevo, ci portiamo ad uscire da un 80 e mettiamo sul lago 7 rocaie 11.0 e praticamente, eccole qua, ci andiamo a inserire nella rocaia 80 successiva. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così, avremo un archetto di 7 rocaie. Dobbiamo fare questo per tutto il giro. Quindi fatto questo, come vedete, ci ritroviamo con 15 archette ovviamente. Poi stiamo uscendo dall'ultima, diciamo 80 che abbiamo attraversato e risaliamo nelle prime 4 rocaie dell'archetto.
quindi portandoci ad uscire dalla rocaille centrale ovviamente dell'archetto. Adesso mettiamo sul lago 3 rocaille 11,0, eccoli qui, e ci andiamo a inserire nella rocaille centrale dell'archetto successivo, quindi nella rocaille di punta dell'archetto successivo, e tiriamo il filo. A questo punto ovviamente mettiamo altre 3 rocaille 11,0 e ci inseriamo nella rocaille di punta, nella rocaille centrale dell'archetto successivo, e tiriamo il filo, e dobbiamo fare questo per tutto il giro. Ecco, fatto quello che vi dicevo, ci ritroveremo così e stiamo uscendo dalla rocaille centrale del primo archetto, quella dalla quale eravamo partiti. Ora però dobbiamo attraversare anche 2 rocaille delle 3 che abbiamo aggiunto per portarci ad uscire quindi dalla rocaille centrale di questo archetto di 3. E adesso dobbiamo aggiungere di nuovo 3 rocaille 11,0 e andarci a inserire nella rocaille centrale dell'archetto di 3 successivo. Così, e tiriamo il filo. Dobbiamo continuare così per tutto il giro, quindi mettiamo altre 3 rocaille 11,0 e ci andiamo a inserire nella rocaille centrale dell'archetto di 3 successivo. Così. Facciamo questo per tutto il giro, ovviamente non stringiamo troppo perché poi tra un po' dovremo mettere il cristallo da 27 mm all'interno. Ci rivediamo tra poco. Ecco, mettiamo insieme le ultime 3 rocaille perché ci dobbiamo andare a inserire con attenzione nella prima rocaille, diciamo dalla quale eravamo partiti, quella appunto centrale del primo archetto di 3. Ci inseriamo solo in questa, giusto per farvi vedere bene, e poi tiriamo il filo. Ci troviamo così. Adesso dobbiamo inserire il nostro cristallo da 27 mm e lo mettiamo con la parte brillante verso il basso. Ecco qui. Dobbiamo ovviamente fare in modo che le rocaille siano bene. Adesso non si stringeranno ancora benissimo attorno al cristallo le rocaille, ma dobbiamo proseguire infatti la lavorazione. Quindi, come vi dicevo, siamo usciti dalla rocaille che era quella di partenza e poi ci inseriamo nelle prime 2 rocaille di questo archetto, diciamo da 3 rocaille che avevamo fatto in questo giro. Quindi usciamo dalla rocaille centrale di questo secondo archetto di 3 e dobbiamo inserire una rocaille 11,0 e andarci a appunto inserire nella rocaille centrale dell'archetto di 3 successivo. Ecco qua, una rocaille, e prendiamo un'altra rocaille e ci andiamo a inserire nella rocaille centrale dell'archetto di 3 successivo e tiriamo il filo. Vedrete che adesso si stringerà bene la lavorazione, ma dobbiamo in questa fase prendere il nostro perno, eccolo qui, e andarci a inserire in questo punto. Vedete qui dove non abbiamo ancora aggiunto la rocaille, ci andiamo a inserire in questo modo, praticamente facciamo questo movimento, quindi facendo attenzione ovviamente a non graffiare comunque il cabochon da 27 mm. Qual è quindi la posizione precisa in cui noi dobbiamo inserire il perno? Vi faccio vedere bene, è appunto questa qui, cioè vi indico bene, qui abbiamo l'archetto di 7 con la rocaille di punta dell'archetto di 7, qui abbiamo gli archetti di 3, quelli, i primi archetti di 3 che abbiamo fatto, e noi il perno dobbiamo posizionarlo qua, quindi diciamo incastrato tra questi archetti da 3 e diciamo i secondi archetti da 3, ecco qui, in questo punto, in corrispondenza della rocaille di punta dell'archetto di 7. Così sarà ben incastrato, ma ovviamente adesso mentre terminiamo di incastonare il cabochon, questo perno poi rimarrà del tutto fermo e lo vedremo tra poco. Quindi continuiamo a inserire la rocaille 11,0 singola anche nei successivi spazi, e quindi adesso andiamo proprio qui nella rocaille centrale, questa che sta vicinissima al perno, tiriamo il filo e proseguiamo così. Faccio ancora un altro passaggio.
Ovviamente dobbiamo fare attenzione a non impigliarci adesso nel perno, però è importante inserirlo in questo momento perché altrimenti dopo sarebbe diventato difficile sistemarlo per bene. Tiriamo il filo, vi faccio vedere. Ecco qua, vedete come si inizia già a incastrare? Comunque proseguiamo così e ci rivediamo tra poco. Ecco, terminato il giro con questo inserimento di una rocaille, ricapitolando abbiamo fatto prima degli archetti di 7, poi i primi archetti di 3, poi gli altri archetti di 3, inserendo poi cabochon e perno e poi abbiamo fatto questo inserimento della 11-0 singola. E adesso uscendo sempre dalla 11-0 che sporge, quindi facendo diciamo tra virgolette uno step up di questi giri, portandoci ad uscire quindi dalla prima rocaille inserita in questo giro, mettiamo sul lago un'altra rocaille singola 11-0 e ci andiamo a inserire nella rocaille che sporge successiva, quindi non in questa che viene subito dopo, ma in quella successiva. Quindi dobbiamo inserire per un'altra volta solo una rocaille 11-0 e ci andiamo a inserire nella rocaille che sporge successiva, poi un'altra 11-0 e ci andiamo a inserire nella rocaille che sporge successiva. Questo passaggio lo sto facendo insieme a voi perché è quello dove c'è il perno ed è magari un po' scomodo, ma in pratica noi dobbiamo far finta insomma che non ci sia e andare avanti così a inserire sempre una rocaille. Come vedrete adesso il giro si stringerà ancora di più e quindi il perno sarà davvero saldo potrete stare tranquilli. Quindi io continuo a inserire questa rocaille 11-0 per tutto il giro e ovviamente ci rivediamo tra un po' perché praticamente l'orecchino è terminato. Inserisco con voi l'ultima rocaille proprio perché è un punto magari un po' complicato, perché vedete qui noi stiamo uscendo da questo punto, avendo messo la penultima rocaille, ne mettiamo un'altra, ci dobbiamo andare a inserire non qui ma in questa rocaille che è sempre quella dalla quale eravamo partiti in pratica. Tiriamo il filo e così il giro si conclude bene. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ripassare proprio in queste ultime perline inserite in maniera tale da stringere ancora meglio, ma vi voglio far vedere come il perno praticamente è proprio solido come una roccia. E adesso invece vi faccio vedere la nostra montagna di luce. Eccola qua. Guardate, è davvero fantastica. Vi invito comunque di nuovo a scoprire gli altri colori meravigliosi di questi cabochon da 27 mm. Ecco, prima di vedere gli orecchini terminati vi volevo solo far vedere la versione di questo modulo per realizzare il ciondolo, ma è semplice, ovviamente basta non inserire il perno e poi ci portiamo ad uscire da questa rocaille che è la rocaille che sta accanto a quella di incrocio dell'archetto iniziale da 7 appunto perline, da 7 rocaille. Ci mettiamo qui in questo punto, mettiamo sul lago 4 rocaille 11-0, poi volendo insomma potreste farlo anche un po' più lungo, a me piaceva farlo proprio corto sempre per rimanere sullo stile minimalista ed essenziale diciamo di tutta questa lavorazione. E appunto ci andiamo a inserire nella rocaille sempre vicino a quella di punta che si trova sull'archetto accanto, così ci mettiamo in posizione centrale rispetto alla rocaille. Però ripeto, è anche soggettivo, potreste procedere pure diversamente, fare un cappietto come più vi piace. In ogni caso io proseguo così, quindi ovviamente mi andrò a infilare qui magari in queste rocaille che stanno sotto per poter completare diciamo l'archetto e ripassarlo, quindi faccio così, vado a infilarmi qua e poi mi infilo nelle rocaille appunto che abbiamo aggiunto dell'archetto. Lo ripassiamo e poi potremmo invece adesso andare sul davanti per poter fare in modo che sia insomma dritto il cappietto, che non vada né diciamo all'indietro né in avanti, anche perché poi dopo ci dobbiamo mettere l'anellino. Io non ho messo un gancio portaciondolo perché mi sembrava troppo grande e appunto ripeto volevo fare una cosa più essenziale, quindi ci metteremo un anellino e una catena adesso. Io come vedete sto ripassando, quindi ho ripassato prima passando sul retro e adesso invece passando sul davanti, così che adesso vi faccio vedere il perno sta in una buona posizione. Ovviamente insisto ancora qui sul retro, inserendomi qui e poi nelle altre rocaille che seguono, che abbiamo già percorso prima. E poi quindi direi che è anche sufficiente, insomma abbiamo fatto già 2 volte il ripasso del cappietto. Ovviamente poi
come anche per gli orecchini, dobbiamo andarci a inserire magari in queste perline, percorrere un po' di strada con l'ago e quindi con il filo, e poi a un certo punto facciamo 2 nodi, percorriamo ancora, diciamo ancora, ci andiamo a inserire ancora nelle altre rocaie e poi possiamo tagliare il filo. Ecco qua, quindi adesso ci rivediamo con tutti questi come dire, moduli di cabochon da 27 mm terminati per poterli apprezzare insieme. A tra pochissimo! Eccoci qua, allora con quella che è diventata una parure a questo punto, perché abbiamo fatto anche il ciondolino, e quindi io spero che voi vogliate provare a fare questi orecchini e vi assicuro che rimarrete molto soddisfatti, e nel caso in cui li facciate, mi raccomando, taggatemi così che io possa vedere le vostre versioni. Vi voglio ricordare ancora che comunque innanzitutto vi volevo dire che il filo per ogni modulo dovrete tagliarlo di 1,20 m per stare tranquillissimi. Vi ricordo che il filo che utilizzo io lo trovate sul sito di Semplici Bijou, e poi vi volevo anche dire che comunque questa parure sicuramente riesce bene anche con i cabochon da 27 mm, quelli non mocia, perché io con quello avevo fatto la prova inizialmente, avevo uno golden shadow, una cosa del genere, che ci stava benissimo, ma adesso non mi erano sufficienti i cabochon per fare la coppia di orecchini e la parure. Quindi io vi ringrazio per la vostra attenzione, come sempre vi ringrazio per il vostro sostegno, grazie anche per la fiducia, per queste idee anche un po' folli che mi vengono, e vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!